Ciao ragazzi, oramai è tutto pronto per questo fine settimana in cui inizia il campionato italiano Rally Slot. Tutti i dettagli, mi raccomando, li trovate sul sito RSC www.rallyslotchallenge.it. Io sono abbastanza pronto, sono un po' agitato perché dopo quasi un anno e mezzo torno a fare una gara di rally a livello nazionale dove troverò sicuramente degli avversari molto ben preparati con vetture sicuramente di altissimo livello e quindi cercherò un attimino di capire dove posso posizionarmi. Ho fatto alcuni test nelle settimane scorse, l'ultimo l'ho fatto questo martedì insieme ad alcuni miei compagni di club con i quali andiamo appunto a Reggio Emilia per la prima gara della stagione e devo dire che alcune macchine vanno abbastanza bene, altre invece sono un po' sottodimensionate, ma comunque sono curioso soprattutto di capire quale sarà il mio livello all'interno di questo format di gare. Adesso andiamo a vedere quello che ho preparato per portarmi a questa prima gara di Reggio Emilia. Questa è la classica valigetta che porto normalmente nelle gare. Andiamo ad aprirla e andiamo a vedere, a scoprire il suo interno che cosa contiene. Ho un primo comparto dove mi porto le vaschette contenenti le viti, le molle, eventuali spessori che posso andare ad utilizzare o che mi potrebbero tornare utili durante la gara. C'è una lente di ingrandimento che mi aiuta ad andare a vedere magari qualche piccolo particolare, una basetta di appoggio e poi due resistenze di ricambio per il mio pulsante. Questa gara utilizzerò un pulsante MB slot e quindi mi sono portato delle resistenze capitasse mai un qualche cosa. Qui ho una vaschetta che mi va a contenere alcuni pezzi di ricambio, ci sono dei ricambi per il pulsante, qualche vite, qualche pomello nel caso in cui si dovesse rompere, come mi è già capitato in una gara di club. Alcune tipologie di viti le ho mischiate, miscelate, intanto questa è una vaschetta che mi serve solo come supporto, pezzi di ricambio per i telai 3D, un peso certificato nel caso in cui la macchina dovesse andare a peso. Io vorrei avere la verifica e la certificazione della bilancia che utilizza la commissione tecnica, per cui mi porto sempre con me un peso certificato. Qui ho il primo cassettino che va a contenermi i cacciaviti, ho una gomma che mi serve per andare a pulire la resistenza del pulsante, un pezzo di carta vetro, del nastro, i due supporti per il monte e smontapignone di Slot-it che io trovo essere comunque il leva e pressa pignoni migliore attualmente in commercio, una scatoletta che mi contiene tutte le mie chiavi a brugola piccoline, le chiavi M2 per la registrazione dei grani, dei cotton fioc per la pulizia delle gomme e poi altri utensili che non sono i classici cacciaviti ma una pinzetta o delle chiavi esagonali e altre chiavi che mi potrebbero tornare utili. Nel cassetto immediatamente superiore è come vedete quasi vuoto, ho la possibilità di andare ad inserire qualche pezzo di ricambio specifico, in questo caso non me ne servono, o altri utensili un po' particolari come uno spazzolino per la pulizia, delle lime e anche il leva e pressa pignoni della Slot-it che poi magari vedremo in un video dedicato. Qui ho il vero piatto forte della mia valigetta, ovvero le 4 vetture che andrò ad utilizzare: Renault Megane 2WD appunto per la categoria 2 ruote motrici, BMW M1 della Fly per la categoria Legend, Subaru MSC o Scale Auto per la 4WD, una vettura completamente nuova, fa il suo ingresso nel 2025 nel campionato 4 ruote motrici, secondo me è una buona vettura, quindi la porto in gara. E poi qui la Peugeot 208 di Scale Auto, grazie a Gian Salemi che mi ha aiutato nella preparazione di questa vettura, perché io non partecipando a queste gare ero un po' indietro soprattutto nella categoria VRC. In questo caso, e anzi voglio dire mai come in questo caso, avere uno slot club alle proprie spalle può aiutare con andarsi a scambiare le opinioni, i consigli e le tecniche di preparazione su una vettura. Nel cassetto sopra le vetture ho i miei 2 pulsanti MB, ne ho uno con il freno in PVM, uno invece con il freno normale, sono però pulsanti identici. Ne porto 2 perché come sempre non si sa mai, mettiamo il caso che uno non funzioni correttamente, ho la possibilità di avere comunque il ricambio subito pronto. E poi nell'ultimo cassetto tutto il materiale che mi occorre per fare un recap di quello che succederà questo fine settimana. Da qui manca la videocamera e il microfono col quale stiamo registrando in questo
questo momento questo particolare video. Ci spostiamo nella parte di destra dove abbiamo dei cassettini un po' più piccolini. Qui in basso ho del materiale vario, ho delle penne, delle matite, ho un nastrino che mi può servire nel caso in cui ci sia un cartellino da appendersi al collo, ho dei fazzoletti di carta, ho una scatoletta che mi contiene anche ad esempio alcuni farmaci nel caso in cui, non so, dovessi avere mal di testa, la febbre o un qualche cosa. Parto molto prevenuto e soprattutto previdente. Nella parte superiore ho un cassettino che mi va a contenere il mio liquido per pulire le gomme, in questo caso qua è un flaconcino di benzina Zippo, la classica degli accendini, una vaschetta con alcune gomme nuove nel caso in cui potessi fare delle prove, ho dei liquidi per andare ad oliare i componenti, un botticino di colla cianoacrilato e poi lo smalto nel caso in cui dovesse andare ad isolare delle parti a contatto con la pista. Come per l'ultimo cassetto grande nella parte di sinistra, anche qui a destra ho i classici caricabatterie e batterie per quel che mi riguarda tutto il discorso del video. Mi raccomando ragazzi, seguite Slot Car Tech questo fine settimana perché vi porto alla scoperta della prima gara nazionale di Rally Slot a Reggio Emilia. Adesso chiudo la valigetta e vi do appuntamento come sempre su Slot Car Tech al prossimo video che sarà il recap della prima gara nazionale Rally Slot 2025.